Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire un paio di cuffie, in particolare le cuffie FiiO JT1. Cuffie che in realtà sono prodotte in collaborazione con l'azienda Jade Audio. Ci tengo a precisare che le cuffie mi sono state mandate dall'azienda produttrice per testarle e farne una recensione. Come al solito questa cosa non va minimamente a influire il mio giudizio. Prima di iniziare con la recensione vi ricordo che se siete interessati a questo tipo di recensioni, quindi di prodotti audio come cuffie, amplificatori e diffusori, vi consiglio di iscrivervi al canale, in questo modo non vi perderete i prossimi video. Se decidete inoltre di attivare la campanella accanto al tasto iscriviti, verrete avvisati con una notifica quando pubblicherò un nuovo video. Bene, ora partiamo subito con l'unboxing. La scatola è completamente nera e ha il disegno delle cuffie sul frontale e anche il logo del modello delle cuffie dell'azienda produttrice, la FiiO. Poi troviamo anche in basso una scritta in cinese, visto che appunto la FiiO è un'azienda cinese, e anche il logo ARS Audio. Andiamo a togliere la pellicola protettiva che protegge la scatola e una volta aperta la scatola vediamo subito la sagoma delle cuffie che sono protette da una pellicola in plastica, ma le mettiamo da parte perché andremo a vederle dopo. Andiamo ora a vedere invece che accessori sono compresi nella scatola. Una volta tolti i supporti di cartone troviamo un sacchettino con del materiale per assorbire l'umidità. Poi troviamo una sacca in tessuto morbido in cui andremo a riporre le cuffie quando non le usiamo. Poi troviamo un manuale di istruzioni scritto in lingua cinese e in lingua inglese. Troviamo poi il foglietto della garanzia e un sacchetto che contiene un adattatore jack da 3.5 mm a 6.3 mm. Poi troviamo il vero e proprio cavo per le cuffie, che è veramente ben realizzato, è di un buono spessore e è rivestito con una guaina tessile. Infine andiamo a scartare le cuffie, rimuoviamo con attenzione la pellicola di plastica che le protegge ed eccole qua. A parer mio sono veramente molto belle. Hanno un design molto semplice e minimalista e in particolare i materiali con cui sono realizzati sembrano di buona qualità. A differenza delle Superlux che avevo provato nei video precedenti, qui non abbiamo l'impressione di avere in mano o di vedere delle cuffie dall'aspetto molto economico. I materiali sembrano di ottima qualità. Come accennavo precedentemente, molto comoda la busta in tessuto che ci permette di riporre le cuffie quando non le utilizziamo. In questo modo sono protette dai graffi quando le spostiamo e inoltre non sono aggredite dalla polvere. Ovviamente se abbiamo intenzione di portarle con noi magari in uno zaino così, questa busta non è l'ideale perché non è rigida e quindi le cuffie si potrebbero comunque rovinare. Sarebbe stato ancora più bello avere magari anche una cover rigida in cui andare a riporle. Vediamo ora come collegare le cuffie al cavo in dotazione. Come possiamo vedere abbiamo indicato il padiglione di sinistra con la lettera L in azzurro e il padiglione di destra con la lettera R in rosso. Basta quindi collegare i due jack del cavo ad Y rispettando il colore rosso e azzurro ai due padiglioni, mentre l'altro jack va collegato al nostro smartphone oppure al nostro amplificatore per cuffie ed è possibile anche montarci sopra l'adattatore da jack a 3,5 a 6,3 mm. Notiamo anche che sul cavo che va al padiglione di destra è presente un microfono. L'audio che state ascoltando adesso proviene proprio da questo microfono. Questo ci permette di usare le cuffie anche per chiamate o videochiamate. Anche se, come avete appena sentito, l'audio di questo microfono è abbastanza scarso. Analizziamo ora meglio la costruzione delle cuffie. Per prima cosa, l'imbottitura dei padiglioni è veramente molto morbida e molto comoda. Il padiglione è sì rivestito in ecopelle, quindi magari quando fa caldo fa leggermente sudare l'orecchio, però all'interno è veramente morbidissimo, il che lo rende veramente molto confortevole. Molto interessante anche il design della parte esterna del padiglione. Abbiamo questo archetto in materiale metallico a vista, molto bello, e poi il padiglione è chiuso da questa griglia forata in modo molto particolare, che è anch'essa sempre in metallo. Molto interessante poi andare a vedere sul sito dell'azienda produttrice perché troviamo l'esplosione del padiglione della cuffia, quindi andiamo a vedere come è composto all'interno il padiglione della cuffia, visto che a differenza degli amplificatori, dei diffusori che provo di solito, questo purtroppo non è smontabile. Guardando queste immagini, infatti, partendo da sinistra verso destra, vediamo la copertura esterna del padiglione con anche la griglia in metallo, poi abbiamo un'altra parte strutturale e iniziamo ad avere poi i magneti. Poi troviamo la bobina mobile e infine il diaframma che è quindi il cono dell'altoparlante. In questa foto la parte dei magneti e della membrana si vede molto meglio.
e ci viene indicato anche che il driver è da 50 mm ed è basato su un materiale PEC più un polimero di alluminio. Quindi abbiamo una composizione di più materiali che va a creare questa membrana. E la scelta di questi materiali, a detta di questi tecnici della FIO, permette una gran leggerezza della membrana e quindi permette di riprodurre le frequenze più alte in modo ben definito, ma anche un'ottima rigidità e quindi permette anche di scendere molto in basso, quindi di avere delle basse frequenze molto corpose e profonde. Sul sito troviamo poi anche le specifiche tecniche, ci viene indicato che è una cuffia chiusa, over ear e dinamica. Abbiamo una risposta che va dai 15 Hz ai 30 kHz, non ci viene indicato però il range di decibel in cui varia questa risposta in frequenza, un'impedenza di 32 ohm, quindi per delle cuffie un'impedenza abbastanza bassa, il che permette di utilizzarle a un buon livello di volume anche con uno smartphone o un tablet senza avere bisogno per forza di un amplificatore per cuffie. Anche se il nostro obiettivo è di ottenere la massima qualità, io consiglio di utilizzarle con un amplificatore per cuffie. Abbiamo poi una sensibilità di 103 decibel per volt RMS a 1 kHz. Il materiale del cavo che è rame oxygen free, quindi OFC senza ossigeno. La lunghezza del cavo che è di circa 1,50 m, il peso escluso il cavo che è di circa 355 grammi e ci viene indicato che abbiamo anche la connessione dual jack TRS. Vediamo ora le misurazioni che ho fatto su queste cuffie e andiamo a vedere subito la risposta in frequenza di entrambi i padiglioni. In particolare vediamo con la curva rossa la risposta del padiglione di destra e con la curva verde la risposta del padiglione di sinistra. Come possiamo vedere le risposte sono molto simili, quasi sovrapponibili, si scostano leggermente soprattutto nella gamma medio-bassa. È necessario specificare però che questo scostamento potrebbe anche essere dovuto al mio sistema di misura, infatti quando vado a posizionare le cuffie sul sistema di misura il carico acustico che si viene a creare può essere leggermente diverso fra il padiglione di destra e il padiglione di sinistra. Analizzando però complessivamente la risposta in frequenza, notiamo che è abbastanza lineare, abbiamo un rigonfiamento sulla gamma bassa, in particolare da circa 150 Hz fino ai 20 Hz, e anche una leggera attenuazione della gamma alta, dai 10 kHz fino ai 20 kHz abbiamo un po' di attenuazione. Soprattutto per quanto riguarda la gamma bassa, questa risposta in frequenza ricorda un po' le curve di Harman. Sono delle curve che vanno a rappresentare la risposta in frequenza delle cuffie che sono più piacione, diciamo, cioè che sono più piacevoli all'ascolto, all'orecchio. Sono curve infatti che sono state ottenute facendo provare varie cuffie a molte persone e scegliendo le migliori, quindi è una curva ottenuta dagli studi di psicoacustica sostanzialmente. Nonostante infatti una risposta in frequenza del genere dal grafico possa sembrare molto sbilanciata, in realtà all'ascolto le cuffie sono molto piacevoli, come vedremo poi nella parte di note d'uso ed ascolto. Un'altra misura che sono andato a fare è la misura di impedenza di entrambi i padiglioni con un carico acustico applicato che simula praticamente il nostro padiglione auricolare. Come possiamo vedere l'impedenza è praticamente piatta a circa 33 ohm, 32-33 ohm fino ai 300-200 Hz, dopodiché inizia a salire con il picco di risonanza dovuto appunto alla camera che si viene a creare tra il nostro orecchio e il padiglione e il picco di risonanza sale circa fino a 62 ohm. Anche qui abbiamo una leggera differenza tra il picco di risonanza dei due padiglioni che però in gran parte è dovuta al mio sistema di misura. Come possiamo vedere infatti a frequenze molto più alte le due impedenze sono praticamente sovrapposte. Siamo giunti ora alle note d'uso e di ascolto di queste cuffie e per quanto riguarda le note d'uso mi sono trovato molto bene, infatti le cuffie sono molto comode, come già detto i padiglioni sono morbidi quindi dopo un po' ci si dimentica di averle sostanzialmente addosso, ma si adattano molto bene alla testa, le ho fatte provare anche a più persone e tutte mi hanno detto che sia per quanto riguarda il suono che sia per quanto riguarda la comodità erano veramente molto valide. Per quanto riguarda il suono, anche qui un'ottima impressione, ho trovato un suono molto piacevole e che rispetta molto i miei gusti. Infatti non sono magari così precise come le Superlux che sono più dei monitor praticamente, qui invece abbiamo un suono un po' più piacione, un po' più ruffiano, abbiamo dei bassi che sono un po' in evidenza e sono anche abbastanza profondi, ma sono molto piacevoli, infatti ci danno la sensazione di un bel punch. Sono quindi un po' in evidenza ma non vanno mai a disturbare la gamma media e la gamma alta.
Queste ultime due sono anch'esse molto piacevoli, non ho notato particolari evidenze in queste due gamme di frequenze, quindi gamma alta e gamma media, anzi sono molto definite e soprattutto non sono mai fastidiose, anche su registrazioni non particolarmente piacevoli. Comunque la gamma medio-alta difficilmente diventa molto dura, quindi molto fastidiosa. Quindi qui viene fuori secondo me la differenza un po' tra le cuffie monitor da mastering come possono essere le Superlux, che ti danno un suono praticamente molto fedele all'originale, mentre qui abbiamo delle cuffie che hanno un'impostazione di suono che è fatta più per piacere all'ascolto, più che per fare una sequenza di mastering o essere fedele al 100% alla registrazione originale. E a mio gusto, per quanto riguarda l'ascolto di musica, le ho preferite rispetto alle Superlux, nonostante riconosca che quelle siano comunque più fedeli alla registrazione originale. Queste cuffie sono inoltre delle cuffie chiuse, a differenza delle Superlux che ho provato in un video precedente, e quindi quando noi ascoltiamo la musica il suono che fuoriesce all'esterno è molto minimo in confronto delle cuffie semiaperte come erano le Superlux. E allo stesso modo anche i rumori ambientali che sentiamo quando abbiamo le cuffie sono molto inferiori rispetto a quelli che sentiamo con delle cuffie semiaperte, quindi queste cuffie per me sono adatte anche da utilizzare magari in treno o in ambienti mediamente rumorosi. Non hanno ovviamente una cancellazione del rumore attiva, quindi se abbiamo un ambiente veramente molto rumoroso, ovviamente l'isolamento delle cuffie non fa miracoli, quindi non riusciamo ad ascoltare nel migliore dei modi. Siamo arrivati ora ai voti finali. Per quanto riguarda l'efficienza delle cuffie, visto che parlare di potenza in questo caso è sbagliato perché le cuffie sono un elemento passivo, quindi l'efficienza è quanta pressione sonora riescono ad erogare in funzione di un certo quantitativo di potenza che gli viene fornito. Quindi per l'efficienza ho dato un 9, per le misurazioni 7,5, per il suono 9, per il design 9, per la qualità dei materiali 9, per il rapporto qualità-prezzo 8,5. Queste cuffie su Amazon si trovano al prezzo di 74,90 €, che a parer mio è veramente un ottimo prezzo se pensiamo alla qualità costruttiva e sonora che riescono a restituire queste cuffie. In descrizione al video trovate il link Amazon per andare a vedere il prezzo aggiornato delle cuffie. Vi consiglio sempre di andare a controllare perché io registro i video qualche giorno prima rispetto al giorno in cui viene pubblicato, quindi il prezzo su Amazon potrebbe variare, infatti i prezzi su Amazon variano giorno per giorno, quindi vi consiglio di andare a controllare e vi ricordo che il link è un link affiliato con Amazon, quindi se decidete di acquistare queste cuffie o qualsiasi altro prodotto passando da quel link, Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale sul vostro ordine, mentre per voi il prezzo non cambia assolutamente. Questo è un ottimo modo totalmente gratuito per voi per supportare il lavoro che faccio e il canale. Oltre ovviamente a lasciare un like se il video vi è piaciuto e a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Per voi sono semplicemente dei click, ma per me è molto importante perché così mi fate capire che l'impegno e il tempo che metto per fare i video è in qualche modo ricompensato. Grazie per aver visto il video fino alla fine e al prossimo video.